Abbiamo 4 problemi con la corsa lenta, con la zona 2, con la bassa intensità, 4 problemi di cui oggi troveremo completa soluzione. Il primo è: ma che cosa significa corsa lenta? Quando è che io corro davvero lentamente? Quando è che sono veramente in bassa intensità? Il secondo problema è essere tutti convinti e pienamente convinti che sia davvero necessario correre lentamente e farlo per molto tempo rispetto alla media ed alta intensità. Perché? Ma perché sembra così ovvio: se voglio correre forte devo sempre menare e spingere forte. In realtà non è così. L'altro terzo problema, che cos'è? La difficoltà biomeccanica di correre lentamente. Troppi mal di gambe. Ma perché, coach, a correre così piano mi viene mal di gambe? E infine, comprendere bene come correre lentamente, cioè come mantenere la bassa intensità, come non uscire dalla zona 2 e iniziare a esprimere media o ad alta intensità. In questa seconda masterclass gratuita, dopo quella di quasi 2 ore che in tantissimi, grazie mille, grazie, avete visto su come allenarsi con le zone e la frequenza cardiaca, andremo proprio a approfondire tutti gli aspetti fondamentali per allenarsi bene con la corsa lenta. Risolveremo questi 4 problemi capitolo per capitolo, quindi mettiti comodo, seguila tutta. Se non puoi seguirla tutta adesso, lasciala in pausa e poi riprenderla, riascoltala più volte, perché sarà un grandissimo aiuto per allenarti molto meglio, sia che tu ti alleni da solo, sia che tu ti stia già allenando con un preparatore, anche se tu ti stai già allenando con me. Questo ti darà veramente un plus in più, ti toglierà ogni dubbio, credo che ti darà ogni convinzione per correre al meglio la corsa lenta e soprattutto anche le istruzioni per correrla bene. Quindi, che tu mi stia seguendo su YouTube, su Spotify o in qualsiasi altra piattaforma streaming, mi raccomando, lasciami anche un like, commenta la puntata magari anche mentre l'ascolti. Adesso si può fare anche su Spotify oltre che su YouTube, e condividila con gli amici. Per te è un piccolo gesto, per me è veramente un grosso aiuto per il grande lavoro che anche questa volta spero di aver costruito. Partiamo subito con la definizione di corsa lenta. Andiamo a vedere in questo capitolo che sta per arrivare che cos'è la corsa lenta. Il primo, e secondo me molti di voi se lo aspettano, è il fondo lento. Sì, quell'allenamento che quando in una settimana non riuscite a fare tutti gli allenamenti lo tagliate via perché pensate che sia quello che serve meno. Il fondo lento è il tuo pane quotidiano, la base su cui costruire ogni aspetto della tua corsa. Il tuo corpo con il fondo lento sviluppa la resistenza di base. Se sei un runner neofita ti insegna a stare sulle gambe, se sei un runner più esperto ti aiuta a recuperare dagli altri allenamenti e a fissare la resistenza di base. Il fondo lento dà il tempo al tuo corpo di adattarsi anche non solo dal punto di vista aerobico, ma dal punto di vista meccanico, muscoli, tendini, ossa. Il fondo lento ti aiuta a non farti male. Il fondo lento non può mancare ed è il primo allenamento fondamentale che, se tu dovessi scegliere 4 allenamenti e allenarti solo con questi, non puoi assolutamente togliere. Bene, definito che cos'è la corsa lenta, cos'è il fondo lento, cerchiamo di capire perché è così importante correre lentamente, perché è chiaro, è controintuitivo, lo dicevo all'inizio. Io voglio correre più veloce e per tanto tempo. Perché mai mi devo allenare a un ritmo che posso anche trovare noioso? Ma è veramente controintuitivo. Perché mai devo correre così piano? Eppure, scientificamente parlando, fisiologicamente parlando, gli adattamenti che crea la bassa intensità, attenzione, anche negli altri sport di endurance, quindi anche nel ciclismo, nel nuoto, nello sci di fondo, nel triathlon, che vabbè riunisce 3 sport che abbiamo appena nominato. Per correre più veloce bisogna correre lentamente, certo. Se corro sempre solo lentamente non supererò mai i miei limiti, ma correre lentamente è alla base del successo e anche alla base di diventare più veloci. Andiamo ad approfondire in questo secondo capitolo di questa masterclass con un approccio scientifico ma un linguaggio semplice.
andiamo dentro il nostro corpo umano, capiamo cosa gli succede quando ci alleniamo a bassa intensità. E come vi dicevo, attenzione, questo vale per qualsiasi sport di endurance, ma ovviamente noi ci concentriamo di più sulla corsa. Allenarsi in zona 2 porta dei benefici centrali e periferici, benefici che sono tutti collegati. Vediamo quali sono i benefici in zona 2 e capiamo il perché. Correre per molto tempo o fare sport per molto tempo a bassa intensità ha degli effetti sul nostro cuore. Succede che fare molta attività a bassa intensità intanto rafforza le pareti cardiache, ma soprattutto migliora quindi la sua capacità di contrarsi e rilassarsi per pompare più sangue, soprattutto a livello del ventricolo sinistro, che può riempirsi maggiormente e avere una gittata maggiore, aumentando così il volume di sangue eiettato ad ogni contrazione. Cosa c'è nel sangue di molto importante? C'è l'emoglobina, a cui si lega che cosa? L'ossigeno. E a cosa ci serve l'ossigeno? L'ossigeno è ovviamente protagonista dei nostri metabolismi energetici aerobici, quindi quelli sotto soglia, non anaerobici, dove ovviamente non c'è l'ossigeno. Per che cosa? Per creare, ci sono diversi metabolismi energetici, ma per creare la molecola fondamentale dell'energia, l'ATP, che poi è responsabile della capacità del muscolo di lavorare. Ok, quindi io sono capace ad ogni pulsazione di portare più ossigeno verso che cosa? Verso i miei muscoli, verso non solo, verso il cervello, verso tutto, però in questo caso, visto che parliamo di corsa, verso i miei muscoli. Se io ho un motore che è capace di pompare molto sangue, di che cosa ho bisogno? Ho bisogno delle strade, autostrade per arrivare il più velocemente possibile, ma soprattutto in maniera più capillare possibile ai muscoli, perché qui è come l'uovo e la gallina, cosa nasce prima? Tutto cresce insieme. Se io faccio tanta attività, poi oltretutto tanta attività io la posso fare solo a bassa intensità, cioè non posso fare 80 km in Z4, perché mi farei male. Non è che in Z4 non avvengono, o in Z3 non avvengono certi adattamenti, ma la Z2 è quella che mi permette di fare anche tutta questa attività in maniera copiosa. Teniamolo sempre bene a mente. Facendo tutta questa attività o questo sangue, c'è anche un fenomeno che si chiama capillarizzazione, cioè aumentano i capillari, quindi la mia capacità di portare e di distribuire sangue, quindi ossigeno, alle cellule muscolari. Ora cosa succede? Io porto il sangue, lo pompo, porto più ossigeno, però questo ossigeno bisogna che qualcuno lo utilizzi. Chi sono i responsabili dell'utilizzo dell'ossigeno nelle centrali energetiche? Ricordo che sto semplificando. Chi sono i responsabili? Sono i mitocondri. Ma cavolo, qua mi sta arrivando più ossigeno dal cuore, c'è un pompaggio, questo il nostro capo lassù, il nostro organismo ha deciso, quel pazzo lì che ha deciso di correre sta facendo sempre più attività. Bisogna che ci attrezziamo. E da qui c'è la biogenesi mitocondriale. Cosa vuol dire? Che aumentano il numero di mitocondri, questi piccole centrali che sono responsabili della produzione di energia a livello muscolare. Ma tutto questo poi, queste cellule dove sono? Sono nei muscoli, ok? E noi abbiamo le fibre muscolari, le abbiamo di diverso tipo. Diciamo le due grandi famiglie sono il tipo 1, che sono belle rosse, responsabili del lavoro resistente, e tipo 2, che sono bianche, responsabili dei lavori più veloci. In realtà ne esistono forme ibride, addirittura alcune classificazioni scientifiche, se avete letto il mio libro l'avrete letto sicuramente, arrivano fino a 7. Possiamo dividerle in 3, però adesso quello che ci interessa a noi è parlare delle fibre rosse. Perché sono rosse? Perché sono super vascolarizzate. E perché? Perché utilizzano l'ossigeno come proprio grazie al fatto che gliene arriva tantissimo, e sono quelle più utilizzate nei meccanismi aerobici. Lavorare tanto in zona 2 migliora le mie fibre muscolari, le allena, ne aumenta anche, perché poi le nostre fibre sono capaci di trasformarsi, ne aumenta anche la percentuale, il che significa una possibilità di utilizzarle sempre di più per distanze maggiori. Ovviamente che cosa? Se io faccio molti volumi. C'è un'altra cosa poi, processi energetici, abbiamo parlato dell'ossigeno, ma nei metabolismi noi che cosa utilizziamo? Zuccheri e grassi. Fino alla soglia aerobica, quindi fino alla bassa intensità dove abbiamo la Z1 e la Z2,
ci sono ancora i grassi, sempre di meno al crescere dell'intensità, protagonisti dei miei meccanismi energetici. Se io faccio tanto lavoro ad un'intensità in cui utilizzo i grassi, il mio corpo, come per ogni cosa, è in grado di ottimizzarne l'utilizzo. Cosa significa? Che a parità di utilizzo di un qualsiasi carburante efficiente, ottimizzo, e quindi riesco a produrre un'energia, chiamiamola migliore, maggiore, qui sto veramente semplificando, ma per farvi capire, e soprattutto diventa più economico. Quindi fare tanta Z2 migliora il metabolismo dei grassi, la beta-ossidazione, perché mi abituo a farlo. Quindi abbiamo fatto un po' una costruzione. Dalla parte centrale io riesco a portare tutto sulla parte periferica ed è un meccanismo super collegato. Pompo più sangue, aumenta il volume ematico, aumenta l'emoglobina perché aumenta il sangue, ma aumenta proprio anche l'emoglobina, aumenta la mia capacità di portare ossigeno, aumenta la mia distribuzione di ossigeno, aumentano i mitocondri che sono capaci di utilizzare l'ossigeno, aumenta la mia efficienza di utilizzare al meglio le mie benzine, che sono i grassi e gli zuccheri. Ma non è ancora finita. C'è anche la capacità di riconversione del lattato. Ora il lattato, senza andare a parlare del ciclo di Cori eccetera, viene riconvertito sia in parte nel fegato, sia si parla della capacità dei mitocondri di utilizzare il lattato come carburante. Quindi è molto interessante. Perché? Perché se io miglioro la mia capacità di riconvertire il lattato, vuol dire che anche se mi sto allenando a bassa intensità miglioro la mia soglia. In generale, anche se gli allenamenti per migliorare il V2 Max sono ad alta intensità, perché lavoro direttamente vicino all'intensità o anche sopra del V2 Max, se ci ragionate migliora la mia capacità di portare ossigeno. Il V2 Max è il massimo consumo d'ossigeno, quindi migliora la mia capacità di portare ossigeno, aumentano i mitocondri, quindi riesco a utilizzare più ossigeno, o migliora le fibre muscolari, quindi anche lavorando a bassa intensità migliorano sia la soglia sia il V2 Max. È chiaro che poi inserire allenamenti ad alta intensità danno più potenza a questa crescita e questo miglioramento. In più, lavorare tanto in zona 2, un po' l'abbiamo detto, migliora l'economia di corsa per tutto quello che abbiamo detto, perché in generale, come dicevo prima, il nostro corpo cerca di efficientare ed economizzare quello che fa per tanto tempo. Noi abbiamo due tempi di adattamento: quello aerobico centrale di cui vi ho parlato, che è abbastanza rapido, bastano anche poche settimane e si iniziano ad avere già delle modifiche importanti. Poi abbiamo una velocità più lenta, che è quella a livello muscolare, osteoarticolare, tendineo, dove gli adattamenti sono più lenti. Cosa significa? Che a volte ci facciamo male proprio quando riprendiamo a correre, stiamo iniziando. Perché? Perché vediamo che a livello di fatica non stiamo facendo molta fatica, facciamo più intensità, facciamo più carichi e il nostro organismo soffre, nascono le infiammazioni perché non abbiamo dato il tempo di adattarsi a livello appunto muscolare, osteoarticolare e soprattutto tendineo. Questo cosa significa? Che fare tanta bassa intensità, quindi dei carichi molto più sopportabili anche proprio dal punto di vista, ripeto, delle articolazioni, così per semplificare, dà il tempo al mio organismo di creare quegli adattamenti per non infortunarmi. Quindi la bassa intensità mi dà la possibilità di imparare a stare sulle gambe in maniera economica e senza farmi male, e inoltre mi dà la possibilità di fare dei volumi. Perché? Perché se io faccio un 10 per 1000 magari ho bisogno di 2 giorni per recuperare. Se io faccio 10 km o anche 15 tranquilli, il giorno dopo probabilmente posso fare un'altra uscita senza problemi. Poi ovviamente questo dipenderà dall'atleta. Ora, se sei rimasta fino a qui, mi raccomando, lasciami un like e iscriviti al canale. Spero che questa descrizione ti piaccia. Se vuoi fare un upgrade e sostenere ancora di più il canale, scegli di abbonarti. Hai 3 livelli, ad ogni livello corrispondono dei vantaggi esclusivi per te, sono pochi euro al mese, puoi disdire quando vuoi l'abbonamento e per me è un grandissimo aiuto, perché costruire un video così sono tanti giorni di lavoro. Spero che a questo punto del nostro viaggio, che è ancora lungo, siamo tutti più convinti che correre a bassa intensità sia fondamentale. Ora però che conosciamo la teoria del perché, e runner consapevoli e felici non è a caso, consapevolezza del perché devo fare una cosa, e nel nostro caso perché è importante correre piano, dobbiamo
inquadrare in pratica come fare a correre piano. Beh, facilissimo tutti a dire ma io corro pianissimo. No, una buona tecnica di corsa, un buon modo di correre piano. C'è chiaro che il carico interno, cioè quello che poi noi esprimiamo con la frequenza cardiaca, non solo col lattato, ma nel nostro caso lo misuriamo con la frequenza cardiaca, adesso c'è chiaro che cosa succede perché l'abbiamo appena visto. Sappiamo che la zona 1 nella suddivisione di 5 zone è lento rigenerante e la zona 2 è il fondo lento, che è il tema centrale di questa nostra masterclass. Ma se io volessi monitorarla col carico esterno, quindi potrei farlo con la potenza, ma diciamo la cosa che facciamo di più è con l'andatura, col passo al chilometro, che passo dovrei tenere? Anche se avrei capito che non è sempre lo stesso. Lo vediamo in questo prossimo capitolo. Prima di tutto, per individuare un passo al chilometro bisogna individuare quella che è la velocità di riferimento, che più o meno potrebbe corrispondere al passo corrispondente alla soglia anaerobica. Per definire la velocità di riferimento ci sono tanti modi. Il più conosciuto è: prendiamo la media di una gara di 10 km fatta ovviamente ultimamente, ma attenzione, deve essere una gara corsa bene, cioè se io in quella gara ho corso i primi 3 km completamente più veloce di quello che potevo permettere e gli ultimi sono andato in affanno e ho camminato alla fine, diciamo che non è un buon riferimento. Ci sono tantissimi test, io ve ne lascio uno qui in descrizione, è un test che ho studiato negli anni, che ormai utilizzo da 8 anni mi sembra, che è il test dei 2 km. Il mio consiglio più grande però, che è quello che faccio anch'io per tutti i runner che allenano, è non fermarsi a un solo test, perché ne servono almeno 2 se non 3 valori di riferimento. Ad esempio ho la gara da 10 km, faccio anche il test da 2 km, se io faccio tutti questi test e vado a incrociare i risultati e il risultato più o meno è sempre lo stesso, diciamo che posso dormire sonni tranquilli e dire ok, questo è un ottimo riferimento per trovare la mia velocità di riferimento su cui andare a calcolare tutti gli altri passi al chilometro. Se i risultati sono molto diversi devo chiedermi allora, test li ho fatti al massimo, c'è qualcosa, ho una risposta del perché sono diversi. Potrebbe essere ad esempio che c'è molta differenza, prendiamo 2 test, il test di 6 minuti di Biat, che potete cercarlo tranquillamente su internet, e la media di una mia 10 km. Diciamo che il test di 6 minuti vi dà una velocità di riferimento molto più veloce, può essere dato dal fatto da che cosa? Che avete un buon motore ma non avete allenato molto la capacità aerobica e la resistenza aerobica, quindi non siete capaci di mantenere il ritmo. Quindi vuol dire che ad esempio il V2 Max è molto alto ma la percentuale di utilizzo del V2 Max, quindi le soglie, non sono così alte, diciamo avete ancora molto spazio di crescita da quel punto di vista. In quel caso lì potreste pensare di ragionare in maniera non voglio complicare troppo le cose, ma è giusto per darvelo come spunto, è una cosa che faccio io, in maniera un po' differenziata, cioè utilizzare una velocità di riferimento per i lavori più corti e più brevi, che è quella del test dei 6 minuti, e una velocità di riferimento un po' più lenta per i lavori più lunghi, o comunque nel momento che andate a definire il passo dei lavori più lunghi allontanarvi di più dalla velocità di riferimento. Potrebbe non sembrare chiaro, vi invito a riascoltarlo più volte questo pezzo, perché in realtà chiarisce tante volte quella cosa che dice ma come, io mi trovo bene a fare le ripetute sui 400 calcolati su questa velocità di riferimento, ma quando vado a fare il medio muoio, o quando vado a fare il lento lo faccio troppo veloce. La risposta è proprio in questa cosa che vi ho appena spiegato. Andiamo a vedere come poi, trovata la velocità di riferimento, calcolare i passi al chilometro. Parleremo degli allenamenti più utilizzati. Partiamo dall'allenamento più importante, l'allenamento principe, il fondo lento. Una premessa: per il fondo lento, per il fondo medio, più che individuare un ritmo esatto al chilometro, potrebbe aver senso di parlare anche qui di zone di lavoro. È plausibile, immagino che tanti di voi lo sappiano, che correre un lento dai 50 secondi a 1 minuto e 20 più lento alla velocità di riferimento è una buona zona di lavoro. Sono 30 secondi, non sono pochi.
Come faccio a capire ancora meglio come restringere la zona e individuare la zona? Anche qui una triangolazione di più dati, come abbiamo fatto col test, è molto utile. Trovo un ritmo, inizio a fare il mio fondo lento, vado a incrociare il passo che tengo con la zona 2 ben individuata, e vi rimando ai video di cui ne abbiamo già parlato. E posso incrociare questo dato anche con la mia percezione dello sforzo, che deve essere veramente bassa. Questo che cosa vi fa pensare? Immagino che qualcuno mi stia già scrivendo il commento, aspetta che te la dico. Questa cosa mi fa pensare anche che il passo non è sempre lo stesso, per questo ha senso di ragionare su una zona di riferimento, perché come la frequenza cardiaca non è la stessa se mi alleno al mattino o la sera, se sono molto stanco, se non sono molto stanco, se sono molto allenato o non sono molto allenato, anche il passo al chilometro potrebbe variare. Prima di andare avanti, se questo video lo ritiene utile e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Ah, sei già iscritto? Ah, ok, bravo, tu l'hai fatto, ok, lasciami un like. Continuano a piovere like. Adesso hai un range anche di passo al chilometro rispetto alla velocità di riferimento, abbiamo chiarito questo aspetto. Se vuoi conoscere anche tutti gli altri allenamenti col carico esterno e il passo al chilometro, ti ho linkato il video completo da cui ho estratto questo capitolo. Non andare a vedere adesso, lo trovi nella descrizione qui sotto su YouTube, ma metto il link anche su tutte le altre piattaforme su cui probabilmente stai seguendo questo video o stai ascoltando questo video. Nell'ultimo capitolo ti ho fatto vedere la triangolazione tra carico interno, carico esterno ed RPE, cioè la percezione dello sforzo. È un concetto che voglio andare a approfondire nel prossimo capitolo, proprio per individuare bene, ancora meglio, il tuo passo, il tuo carico, la tua espressione di intensità al fondo lento. Come fare a capire se sto facendo bene il fondo lento, se corro bene tutti gli allenamenti di fondo lento? Se mi segui sai quante volte in un video, nel mio libro, negli articoli ho scritto di quanto sia importante correre il fondo lento alla giusta bassa intensità, quanto sia importante mantenere l'andatura costante per la maggior parte dell'esercizio, se non un finale brillante o gli allunghi alla fine. E a volte diamo per scontato che nel momento che io ho la consapevolezza di quali sono i valori e i livelli che devo seguire, poi dopo sia facile metterlo in alto. Eppure spesso ricevo la domanda: sì coach, ma io lo sto facendo bene il lento? Beh, il fatto di ricevere la domanda vuol dire che c'è già la consapevolezza di cercare di capire se lo sto facendo bene. Io ti capisco benissimo, non è facile perché quando corro, se ho l'ansia di dover rispettare un ritmo, magari guardo troppe volte l'orologio e l'allenamento non diventa piacevole come dovrebbe essere. Allo stesso tempo non è facile perché se sento che le gambe girano, perché non dargli ragione? Perché non seguirle? Beh, perché è importante rispettare un equilibrio tra alta e bassa intensità. Devo riuscire non a guardare la seduta unica dell'allenamento, che comunque deve venire bene, devo riuscire ad avere una vision a medio e a lungo periodo, cioè quel lavoro che sto facendo oggi insieme a tanti altri lavori concatenati mi daranno un risultato in futuro. Comunque resta qui fino alla fine perché cercherò di darti indicazioni pratiche, concrete per riuscire a capire se stai facendo bene o no il fondo lento. Ma prima di andare avanti, tu come fai a valutare se stai facendo bene il fondo lento? Scrivimelo nei commenti che sono curioso. I parametri che possiamo utilizzare per capire se stiamo facendo bene il fondo lento sono più di uno. Non tutti, nessuno di questi è completo. Quindi, qual è il segreto per capire se stiamo facendo bene il fondo lento durante l'allenamento, ma anche dopo in fase di analisi? Il segreto è imparare ad incrociare i dati e insieme imparare a conoscerti perfettamente. Se tu, mentre ti alleni anche la tua sensibilità e la conoscenza di te stesso, non sbaglierai mai più non solo un fondo lento, ma imparerai anche a riconoscere il ritmo che stai facendo durante la corsa a qualsiasi intensità, e questo ti aiuterà soprattutto in gara a non partire troppo forte, a non partire troppo piano e a riuscirti a gestire fino al traguardo. Ma quali sono questi parametri? Beh, li conosci tutti, ma andiamoli a vedere velocemente. Intanto, in 30 secondi ti dico che cos'è il carico interno e il carico esterno. Il carico esterno è quello che produciamo oggettivamente con l'attività, e in questo caso con la corsa. Quindi che cos'è? È il passo a chilometro, oppure potrebbe essere anche la potenza, ma rimaniamo sull'andatura, sul
passo al chilometro. Il carico interno è quello che succede durante l'organismo e quindi è l'espressione dell'intensità durante l'esercizio fisico. E come può essere misurato? La frequenza cardiaca è uno di questi. La percezione dello sforzo, potrebbe essere anche la produzione del lattato, dell'acido lattico, ma diventa veramente difficile monitorarlo durante ogni allenamento, però ad esempio nei test viene utilizzato. Sai bene quindi che se usi ad esempio il passo al chilometro ci sta rispetto alla velocità di riferimento, ne abbiamo parlato 1000 volte, correre dai 40 secondi a 1 minuto e 20 più lento di quella che è la tua media più o meno in un'ora di corsa tirato, in 10-12 km di allenamento, se vogliamo usare proprio il parametro più semplice. La frequenza cardiaca devi correre lento tra Z1 e Z2 se dividi i 5 zone, il che significa più o meno non superare l'80% della frequenza cardiaca massima. Come percezione dello sforzo esistono delle scale scientifiche, io ad esempio uso la scala di Borg 10 con le persone che alleno, in cui non devi superare una percezione dello sforzo tra lieve e al massimo moderato. Ovviamente questi parametri valgono per una persona già ben allenata, perché ci sta che se io non corro da tempo all'inizio anche le corse più facili mi creano una fatica un po' più impegnativa di quella che dovrebbe essere, cosa che però si risolve in poche settimane. Tutti questi 3 parametri sono validi, ma tutti e 3 hanno dei limiti. L'andatura, anche nel momento in cui l'ho calcolata bene, potrebbe non seguire come ti senti quella giornata. Sei particolarmente stanco? Quindi a parità di andatura rispetto a un giorno in cui sei più fresco e riposato meglio, l'espressione, quindi il carico interno corrispondente potrebbe essere più alto. Il carico interno, se utilizzo la frequenza cardiaca, è un'ottima indicazione, ma anche questa potrebbe risentire dell'orario in cui ti alleni, del non aver riposato bene, del caldo, quindi se c'è troppo caldo, di un'idratazione non sufficiente. La percezione dello sforzo idem, dipende da come stai, però è molto indicativa. Il segreto che ti dicevo è sapere incrociare questi 3 dati e saperli leggere e saperti adattare giorno per giorno all'allenamento che andrai a fare. Ricordati che la sensazione finale di un fondo lento, ripeto, se già ben allenato, chiaramente non le prime volte, deve essere quella di quasi potrei rifare l'allenamento senza problemi. Magari non se hai fatto 15 km ne fai altri 15 ovviamente, però deve esserci una sensazione di non affaticamento, di non impegno durante la corsa e di rilassatezza. Per questo è anche importante, quando si fa il fondo lento, di trovare quel passo agevole ma a bassa di intensità, che non va ad aumentare un'oscillazione verticale per dare ragione all'orologio, cosa che a volte succede proprio per seguire il passo. Io spingo in realtà come se andassi più veloce, ma aumento la componente verticale rispetto alla componente orizzontale, e bisogna soprattutto cercare una sensazione di rilassatezza, di decontrazione muscolare. Questa è la chiave fondamentale, non solo quando corri lento, ma a qualsiasi intensità tu correrai. Incrociare i dati, che cosa significa? Significa che finito l'allenamento, quando vuoi, quando sei più comodo, prendi i risultati dei tuoi dati e rifletti su come è andato l'allenamento per imparare ad aumentare la consapevolezza di te stesso. Prendi l'andatura, prendi il cardio, prendi la percezione dello sforzo. Inizia a utilizzare una scala scientifica, Borg 10, Borg 620, fatti una scala tua, però quella che ti propone il tuo orologio, di fatica, e inizia a confrontare diversi allenamenti. Intanto una cosa che puoi andare a valutare è se c'è stato o no la deriva della frequenza cardiaca. Che cos'è la deriva della frequenza cardiaca? Ne ho parlato già in un altro video nel canale di Runner 451 che puoi andare a recuperare. È l'accoppiamento dell'andatura, quindi del carico esterno, con la frequenza cardiaca. Praticamente a parità di velocità espressa dovresti mantenere costante la frequenza cardiaca. L'accoppiamento cosa significa? Che le due rette sono, diciamo, quasi parallele, hanno più o meno lo stesso andamento. Tu vai a prenderti proprio i grafici di allenamento, oppure vai a vedere i valori, insomma lo capisci. Se a parità di andatura la frequenza cardiaca inizia ad impennarsi, se questa, diciamo, differenza è si può fare anche un calcolo, ma diciamo andiamo proprio sul pratico, su quello che riusciamo a vedere visivamente. Se questa differenza inizia ad accentuarsi in maniera evidente, quindi c'è proprio un impennare della frequenza cardiaca, probabilmente in quel momento, anzi sicuramente in quel momento, è un fenomeno di deriva. Che cosa vuol dire? Che a parità di intensità espressa inizia a fare più fatica. Quello potrebbe essere anche un segnale che quella è la durata dell'allenamento che devi fare in quel momento, in quelle tue condizioni psicofisiche,
per avere un allenamento ottimale. Ci sta poi correre un po' in sensazione di fatica perché dobbiamo allenare quella, però ricordiamoci che il fondo lento, l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo ripetuto tante volte, non deve essere un allenamento impegnativo. Quindi per individuare qual è la mia intensità giusta a cui fare il fondo lento posso unire questi 3 dati: andatura, frequenza cardiaca e percezione dello sforzo. E tutti e 3 mi devono dare ragione, devono combinare. Ripeto, è difficile farlo durante l'allenamento, ma posso valutare l'andatura con lo sforzo e il cardio con lo sforzo. E allo stesso tempo, se io inizio a fare questo tipo di analisi su più sedute in una fase della mia vita e dell'allenamento, perché è chiaro che un'analisi fatta oggi non varrà fra 2 anni, ma non varrà neanche fra 6 mesi, probabilmente riesco a trovare, anzi sicuramente riuscirò a trovare la zona di lavoro in cui posso tranquillamente agire senza avere l'ansia di guardare sempre l'orologio. Perché? Perché l'ho imparata, l'ho fatta mia, lo sento, la respirazione non è impegnata, do un occhio, il passo è quello giusto, il cardio non sta salendo, e questo mi aiuterà a costruirmi come runner migliore. Dai, direi che stiamo diradando molti dubbi, no? Se vuoi stoppare e andarti a prendere un caffè, mi è venuta un'idea. No, vabbè, lo prendo dopo. Se pensi che sia così, che ti stai divertendo, che stai imparando tante cose, ancora non l'hai fatto, mi raccomando, lascia un like, commenta la puntata, lo puoi fare su YouTube e Spotify, anche solo per scrivermi se ti è piaciuta. Io leggo sempre molto volentieri i vostri commenti e rispondo a tutti, ovviamente i commenti educati, e non dimenticare di condividerla con questa puntata con gli amici, anche con WhatsApp oppure sui tuoi social, e se non l'hai fatto iscriviti al canale YouTube, segui il podcast su Spotify. Dicevo, abbiamo un po' le cose più chiare, no? Però ci sono rimasti aperti ancora almeno 2 interrogativi importanti. Il primo è Simone, tutto chiaro, ma perché provando a correre in zona 2 io sforo sempre in zona 3, in zona 4, addirittura in zona 5? E l'altro, perché è così difficile correre piano? È controintuitiva anche questa cosa qui. Cacchio, correre piano dovrebbe essere la cosa più semplice, correre veloce che è un problema. No, non è così. Andiamo a rispondere a questi 2 interrogativi. Intanto adesso rispondiamo del perché è così difficile restare in zona 2 e come fare a restare in zona 2, guardando anche eventualmente gli errori che facciamo, e probabilmente siamo in zona 2 anche se il nostro orologio ci dice che siamo in zona 3 o zona 4. Ora, cosa succede quando io voglio correre in Z2 ma sforo in Z3 e che cosa posso fare? La prima cosa che devi fare è assicurarti di non aver sbagliato le zone, quindi 2 cose. La prima è l'FC Max. Cioè, se tu hai impostato l'FC Max, ad esempio, con la classica formula 220 meno l'età, potrebbe essere che per te, o formule simili, che per te non sia la cosa giusta. Quindi dovresti verificare o con dei test massimali, oppure vai a prendere quella volta che hai fatto una gara estrema, l'FC Max, puoi capire se era proprio la massima o aggiungere qualche battito. Chiaro che questo è veramente un metodo spannometrico, ci sono dei test massimali sui 3000 che puoi fare o in laboratorio per verificarla, ma diciamo già per togliere un errore tipo NFC Max segnata di 175 perché hai 45 anni ma in realtà ce l'hai di 198, che è il mio caso esatto, allora anche se metti 195 le zone non sbaglieranno più tanto. Attenzione che in alcuni orologi c'è la possibilità di lasciare impostato o non impostato, aggiorna automaticamente l'FC Max. Cosa succede? Che se per sbaglio in qualche allenamento ti registra un picco anomalo, poi te la va ogni volta, se lasci selezionata quella cosa, e so che adesso qualcuno di voi starà facendo ecco perché è successo a dei ragazzi che alleno. Ogni volta che andate a riaggiornare l'orologio perché scaricate un allenamento vi andrà a rimettere quella FC che magari è molto più alta di quella che è la vostra. L'altra cosa è impostare le zone. Non l'abbiamo ancora detto, abbiamo detto la Z2 è quella zona sotto la soglia aerobica del fondo lento. Allora classicamente viene impostata tra il 70, sto finendo il pennarello, tra il 70 e l'80%, ok? C'è addirittura chi la imposta fino al 70%. Parliamo di divisione in 5 zone in questo caso. Qui vi lascio il video in cui vi parlo di come massimizzare l'allenamento con le zone e anche delle varie divisioni 3, 5, 7. C'è chi la fa, mette massimo 75. Io onestamente vi dico, potete mettere anche un po' più dell'80,
poi andrebbe verificato con un test, ma ricordatevi che provate a mettere anche ad esempio 82%, sparo, proprio per non avere questo confine netto che vi dà un po' fastidio nella testa quando vi allenate. Però poi, se finito l'allenamento, quell'intensità lì, vi siete resi conto che non riuscivate a parlare tranquillamente, teoricamente potreste anche correre respirando solo di naso, vi sentite stanchi, succede più di una volta non solo, allora probabilmente la zona è troppo ampia. Vi assicuro che c'è sempre questo paragone che è, legato alla percezione dello sforzo, ma è fondamentale. Ricordatevi anche che è un altro aspetto da considerare, su cui torniamo a brevissimo, che le zone non sono così, cioè non c'è una parete, appena passate di là vi state allenando in un altro modo, ok? Per questo, anche se non è 80% netto, non cambia niente, ok? È chiaro che se la fate tutta all'85% della frequenza cardiaca massima, non state facendo un allenamento in zona 2, questo è sicuro, però cerchiamo di non essere così, talebani. Altra cosa, se invece ti stai allenando da poco tempo o stai ripartendo ad allenarti da poco tempo, è facilissimo che dalla Z2 passi alla Z3 anche a parità di andatura. Quindi, risolti i problemi tecnici, FC Max, zone ben divise sull'orologio, sullo strumento che stai utilizzando, è normale che dopo poco tempo ci sia un fenomeno di deriva cardiaca. Vi lascio qui il link, poi questi video li trovate tutti in fondo alla descrizione del video qua sotto, quindi andateveli a vedere alla fine, ve li salvate in una playlist, guarda più tardi, così li andate a recuperare tutti. E cosa succede? La deriva cardiaca, che è un disaccoppiamento del carico esterno, cioè ad esempio l'andatura, potrebbe essere anche la potenza, ma l'andatura, voi state facendo un lento tutto a 530, l'FC è dentro la zona 2, che è 150, sto facendo gli esempi a caso, a un certo punto si impenna, ma eppure state andando alla stessa velocità. Questo succede a tutti fisiologicamente, solo che se sei poco allenato magari succede anche dopo 10 minuti, un quarto d'ora, se sei ben allenato magari ti succede dopo un'ora e mezza. Ok, questo vorrebbe dire, non subito qui vorrebbe dire che magari in quel momento il tuo allenamento potrebbe anche terminare lì. Ok, è un segnale di mi sto stancando troppo, però ci sta anche, dipende dai tuoi obiettivi, che accettiamo per un periodo di riadattamento di avere questo fenomeno qui. È chiaro che non vogliamo arrivare in Z5 e neanche in Z4, però possiamo, temporaneamente accettare questo tipo di sensazioni. Chiaro che se mi stanco troppo, ripeto, qua vuol dire che l'allenamento potrebbe già essere terminato. Poi questi fenomeni di deriva della frequenza cardiaca possono accadere per disidratazione e per altri motivi che potrete approfondire appunto nel video. Cosa invece devo fare, risolto tutti questi dubbi, cosa devo fare se sforo? L'ho appena detto, le zone non sono delle pareti nette, sono pareti grigi, quindi ci può stare che in un allenamento lento il 10% è in Z1, che è il momento in cui mi scaldo, l'80% è in Z2 e il 10% è in Z3. L'importante è che sia in Z3, perché? Non perché aumento e faccio i lenti sbagliati di cui abbiamo parlato tante volte, cioè seguo le mie gambe e quindi faccio una progressione, non un progressivo, che invece è un allenamento ben strutturato, una progressione, ma semplicemente perché avviene quello che abbiamo detto, ok? È un buon allenamento. Ho lavorato soprattutto in Z2, non saranno quei 10 minuti che rovinano tutto. È chiaro quindi che da una parte non devo essere talebano proprio nella cosa, dall'altra però devo stare attento. Come si fa a cercare di non sforare? La prima cosa è, intanto mi conosco perché faccio diversi allenamenti, impostato tutto bene, è anche dire, la Z2 è tra 150 battiti, 165. Voi starete dicendo, come sono alti, questa è la mia. Quindi vi porto un esempio pratico. Ok, chiaro che io quando inizio a correre non devo avere la fretta di entrare in Z2, faccio un'attivazione in Z1 e poi non devo superare i 165, ma cerco di assestarmi l'andatura che mi sta sui 156, dipende quanto sono allenato, 158, quindi sto tranquillo, so che quando avrò un po' un'impennata non arrivo
subito a 165. E poi soprattutto controllo le mie percezioni, quanto sono stanco, quanto sto facendo fatica, riesco a chiacchierare, cerco sempre una corsa rilassata. Tutto questo mi aiuterà bevo regolarmente, mi aiuterà a non sforare. Quindi da una parte posso accettare di sforare un pochino, dall'altra cerco di non cercare subito la parte alta della Z2. Quello che invece non dovrei fare, se continuo a sforare sempre in un allenamento perché sono poco allenato, ripeto, impostato bene i valori, ok? Per poi mi capita, coach, ho fatto tutti in Z5, sto lento. Beh, certo, hai messo 30 battiti in meno nell'FC Max, è normale. Quello che posso fare, che non dovrei fare, è fermarmi continuamente camminando. Cioè, per abbassare il battito cammino un po', poi riparto, cammino un po'. Perché? Perché la corsa deve essere anche un po' un piacere, un godimento. Quindi meglio addirittura fermarsi, come vi ho detto prima. Quando è che potrei fare la pausa cammino? Beh, ci sono 2 episodi, 2 che secondo me vanno bene. Intanto anche magari se vedo che sono in affanno ed è un allenamento un po' più lungo, se voglio prendere un gel. Però ad esempio della corsa in salita. Corsa in salita, voglio rimanere in Z2. Se non sono abituato è normalissimo che sforo. Cosa faccio? Inizio a fare dei tratti di cammino in salita? No. La salita comunque devo cercare di non andare in affanno di respiro, ma poi quando arrivo in cima, poi avrò una discesa, ci sta, ma non a metà, che qui mi prendo quei 30-40 secondi di respirazioni profonde, di cammino. Non rovina l'allenamento quella pausa, non è che il nostro corpo, ti sei fermato e mi allenerò meno, fisiologicamente non cambia nulla, quindi qui ci sta la pausa. Oppure ci sta la pausa, ad esempio, per bere, per integrare, abbiamo detto, ma anche se faccio un allenamento che io spesso propongo, lento più fondo medio più lento. Quindi ci sta che questo è in Z2, questo è in Z3, voglio tornare in Z2. Devo rallentare tanto. Intanto il cuore non risponde subito, ma ci sta che io rallenti un pochino. Qui ci può stare. Senti, finito il fondo medio, bevo un po', quei 30 secondi. Magari il gel no, perché mi mancano pochi chilometri, però rallento e qui faccio un'andatura che probabilmente sarà un po' più lenta del primo lento perché sono stanco per rimanere in Z2, ma quella pausa lì può darmi un grosso aiuto. Riassumendo, quindi, aggiustiamo tecnicamente i valori, primo, perché altrimenti parliamo di una Z2 che non è una Z2. Contestualizziamo la nostra situazione, molto allenato, poco allenato. Affidiamoci tanto alle percezioni di sforzo e alla capacità di parlare. Lo sforzo su una scala, io uso sempre quella Borg 10, che ha degli aggettivi, che da 0 a 10 un lento deve essere 2,5, che vuol dire sforzo lieve. Se sono poco allenato e un po' più lungo va bene anche 3, che vuol dire moderato, ma non di più. Utilizziamo questi accorgimenti, non partiamo subito a bomba, diamo il tempo al nostro corpo di adattarci, dopo il riscaldamento facciamo anche qualche esercizio di mobilità. In questo capitolo, mi raccomando, abbiamo visto che dobbiamo calcolare bene le zone, al di là delle percentuali che sarebbero legate anche al lattato, le trovo, va bene. C'è l'altra masterclass su cui ne parliamo di più. Dobbiamo essere assolutamente sicuri della nostra frequenza cardiaca massima o della frequenza cardiaca alla soglia, che è un po' più difficile da calcolare, ci vogliono dei test anche per la massima in realtà, ma la massima una volta trovata è quella, varia di un battito all'anno, la soglia può cambiare anche più volte all'anno. E quindi mi raccomando, anche se l'avete appena visto, lo risottolineo, non fermiamoci alla formula 220 meno l'età o le altre formule affini. Altro consiglio: se io devo fare il lento in zona 2, non devo spingere i primi minuti come un dannato per raggiungere la zona 2, perché poi dopo dovrò frenare per rimanerci. Inizio a correre piano, ok? Non lo guardo neanche il cardio, respirazione facile, faccio il mio riscaldamento anche con la corsa lenta, un riscaldamento magari più breve, più facile, in cui corro piano. Naturalmente arriverò a un certo punto in zona 2, cerco di puntare alla zona medio-bassa del range, proprio per cercare di non sforare. Se io parto troppo forte, poi dovrò frenare o addirittura camminare per cercare di rimanere in zona 2, e l'allenamento è andato un po' così. Resta quindi un altro interrogativo aperto, però attenzione che dopo quest'altra soluzione non l'abbiamo ancora finito, quindi resta qui fino alla fine perché è una bella chicca sul finale. Perché è così difficile correre piano? Cioè, perché io faccio fatica a correre piano
E io ho individuato almeno 3 motivi che andiamo a vedere nel prossimo capitolo, però prima voglio dirvi 2 cose per togliervi altre preoccupazioni, per rasserenarvi. Intanto, se io faccio un lungo lento in zona 2, ci sta che intervenga il fenomeno di deriva cardiaca, di disaccoppiamento tra la frequenza, il passo al chilometro e la frequenza cardiaca, cioè io tengo la stessa velocità e a un certo punto la frequenza cardiaca inizia ad avere una deriva, cresce, ma per diversi motivi. Quando sfori in zona 3 l'importante è comunque mantenere un'intensità facile. I motivi della deriva cardiaca, soprattutto sugli allenamenti lunghi, sono fisiologici. Alcuni possiamo controllarli integrando bene, idratandoci nel modo giusto, perché ad esempio se vado un po' in disidratazione, anche leggera, la frequenza cardiaca si impenna, però magari c'è anche molto caldo, non lo so. Ma a un certo punto, ad esempio in lungo di 3 ore, se dopo 2 ore e mezza di zona 2 l'ultima mezz'ora sono in zona 3, non è che l'allenamento è stato rovinato, anzi non è neanche detto che abbiate superato la soglia aerobica che è legata al lattato, anche se cresce la frequenza cardiaca, non c'è per forza un legame proporzionale. L'altro aspetto da tenere, mi rivolgo a tutti quelli che stanno riprendendo a correre dopo uno stop o che stanno iniziando a correre, che quindi magari si approcciano anche a questi nuovi concetti e gli viene un po' di mal di testa. Nel vostro caso è ovvio che dopo pochi minuti, siete poco allenati, sforate, cioè il cuore si impenna. Potrebbe essere anche un segnale che l'allenamento deve finire lì, però dobbiamo trovare un modo anche per mettere minuti nelle gambe. Quindi la prima cosa che dovete fare è non preoccuparvi. Allo stesso tempo però non correre a caso, di tanto sforo e quindi spingete come dei dannati o fate delle progressioni senza senso. No, mantenete una bassa intensità, la fatica deve essere minima, quasi vicino allo zero, dovete riuscire a chiacchierare come sto facendo io in questo momento. Infine, una strategia che io adotto spesso solo in questi casi è quello di fare un approccio corsa-cammino. Che ne so, 900 metri di corsa molto facile, 100 metri di cammino, 4 minuti di corsa molto facile, 1 minuto di cammino veloce, quindi deve essere comunque un allenamento, dovete continuare a sudare. Riusciamo a stare in zona 2, in realtà non è tanto per dar ragione al cardio, ma riusciamo a fare più tempo anche di corsa in questo modo. Se magari normalmente riuscite a fare 20 minuti, in questo modo magari riuscite a fare 24, 28, 32, non sto dicendo dei numeri a caso. Grazie a quei recuperi vi aiuta anche a ragionare per intervalli, tenete a bada il cuore e così riuscite a mettere più tempo sulle gambe. Ripeto, questo vale per chi sta iniziando a correre sempre, o anche per chi riprende. Anche se siete dei runner abbastanza evoluti, io le prime settimane vi consiglio, proprio per mettere anche gli adattamenti periferici, di avere questo approccio. Ma ora vediamo i 3 motivi per cui correre piano è così complicato. Prima di tutto perché mentalmente correre piano sembra non allenante e quindi naturalmente ci viene da spingere e spesso i fondi lenti si trasformano in progressioni, cioè i primi chilometri lenti perché mi sto scaldando e poi ogni chilometro che passa aumento l'intensità e seguo un po' il feeling della corsa. Invece per il fondo lento ci vuole molta disciplina, mantenere il ritmo basso, costante dall'inizio alla fine. Abbiamo fretta di migliorare e questo sembra che il lento sia una perdita di tempo. Se uno ha 4 allenamenti settimanali e 2 sono lenti, 1 sono ripetute, 1 non lo so, un progressivo, se quella settimana non si può allenare, ne deve tagliare 1, taglia sempre il lento, ma non è detto che sia sempre la scelta giusta. La scelta giusta potrebbe essere anche tagliare le ripetute, dipende qual è il nostro obiettivo di quel periodo della stagione. Un altro aspetto per cui facciamo fatica a correre il fondo lento è un aspetto biomeccanico. Siamo abituati a correre in un certo modo, a una certa intensità che ci porta a trovare la zona di comfort a quell'intensità progressiva di cui parlavo prima. Invece correre il fondo lento deve creare anche un adattamento a mantenere un ritmo costante di falcata e cadenza che nel momento che ci scaldiamo può non essere semplice nel momento che lo impariamo. Quindi per correre a bassa intensità in realtà andrebbe anche, più che imparata, interiorizzata la giusta biomeccanica. Invece a volte per dare ragione all'orologio e mantenere il ritmo lento, non l'intensità lenta, quindi l'andatura
a cui mi sono imposto di correre il fondo lento, cosa facciamo? Esprimiamo più intensità ma aumentiamo l'oscillazione verticale, cioè la spinta la portiamo più in verticale che in orizzontale. Quindi alla fine dell'allenamento probabilmente l'andatura media che risulterà alla fine sarà quella che ci eravamo prefissati per correre a bassa intensità, ma nei fatti in realtà l'intensità espressa sarà maggiore, e perché avremo sprecato energia in verticale. Qual è allora il grande salto di qualità che dovremmo fare per correre bene i fondi lenti, ma in realtà per correre bene tutti gli allenamenti? Partire dalla premessa, dal presupposto che non sono le gambe che dicono a noi che cosa fare, perché quando noi corriamo le corse in progressione, quindi partiamo da un chilometro lento e cresciamo durante l'allenamento, attenzione, non un fondo progressivo, che è un allenamento molto complicato che si divide 2, 3, 4, 5 parti, una seduta con andature costanti e ben definite per ogni segmento dell'allenamento. Quando noi facciamo queste corse progressive diamo ascolto solo alle nostre gambe. Spesso nei runner che alleno il feedback è: ma le gambe giravano benissimo, ma mi sono accorto che è venuto così, cioè le gambe hanno deciso. No, il grosso passo avanti è che la testa domina le gambe. Questo in realtà fisiologicamente è già così, perché ci sono alcune zone della nostra corteccia che danno e tolgono la luce ai nostri muscoli, detto in maniera un po' impropria, ma è per rendere l'idea. Ma questa è una parte inconscia, su cui noi abbiamo poca influenza, se non con l'allenamento, cioè se non allenando questo meccanismo. In realtà quello che noi dovremmo fare è impostare il ritmo del fondo lento e governarlo senza tenere gli occhi attaccati all'orologio, ma imparando a sentire il ritmo che facciamo. Poi sappiamo che abbiamo alcuni riferimenti, come il fatto che possiamo parlare tranquillamente durante un fondo lento dove la respirazione non è mai impegnata. Questo sì, e questo è importante ricordarcelo, che alla fine di un fondo lento dovremmo dirci anche: potrei fare altrettanti chilometri, o comunque potrei correre ancora del tempo senza problemi. Però ricordiamoci che il grosso salto in avanti è finire con la storia che le gambe comandino su di noi, ma siamo noi che comandiamo sulle nostre gambe. Ora, una è la chicca, ne ho un'altra dopo. Un aspetto fondamentale che non consideriamo quasi mai, e che anche questo concorre all'aumento del battito cardiaco e che rende la corsa lenta, ma non solo, più complicata, e che si insegna sin da ragazzini a chi fa atletica, ma che dovremmo imparare ad ogni età, è oggetto del prossimo capitolo. Non te lo voglio introdurre, voglio che lo ascolti con molta attenzione, perché è un aspetto prioritario. Il quarto punto è legato fortemente alla tecnica. Potrei dire che senza questo aspetto avere una buona tecnica conta solo al 50%, e di questo punto se ne parla troppo poco. Decontrazione, rilassatezza muscolare. Non ne parliamo quasi mai, ma correre in modo rilassato è una cosa fondamentale. Sia che tu faccia i 100 metri, sia che tu faccia le ultra di 300 chilometri. La decontrazione muscolare significa risparmiare energia, ridurre lo shock degli impatti. Spesso vedo spalle contratte verso l'alto, mani strette, denti serrati, e sono tutti dettagli che fanno la differenza. Se noi dobbiamo scivolare sul terreno, se dobbiamo correre tanti chilometri senza far fatica, questi aspetti sono fondamentali. Correre rilassati è qualcosa che spesso non controlliamo, perché ci viene istintivo contrarre i muscoli, soprattutto quando siamo stanchi. Io spesso lo faccio notare nelle videoanalisi: occhio alle mani, occhio ai denti, occhio alle spalle, e lì si è freschi quando si fa la videoanalisi. Pensa a te quando passano tanti chilometri. Proprio ci viene da stringerci su noi stessi, stringere i denti, che è anche un modo di dire, no? Quando si fa fatica a stringere i denti, ma invece dovremmo sorridere, non tanto perché sembriamo figli dei fiori, torno al discorso di prima, ma perché proprio aiuta la decontrazione muscolare. Se tu guardi all'arrivo gente che è abituata a fare tanti chilometri, sorride, dici sarà felice perché è riuscita a fare tanti chilometri, sicuramente, ma è proprio anche un modo di correre. Alle prossime ripetute prova a sorridere invece che a fare la faccia cattiva, vedrai come andranno meglio. Direi che a questo punto abbiamo tanti elementi per allenarci al meglio, ma se ne vuoi aggiungere altri, non perderti la masterclass su come allenarti con la frequenza cardiaca e le zone che trovi qui. Buone corse!